Ciao a tutti, sono Rui. Vi ricordate che tantissimo tempo fa, neanche tantissimo, in realtà qualche mese fa, avevo fatto un video dove parlavo dei piatti cinesi arrivando in Italia subiscono leggermente qualche modifica. Oggi invece vorrei parlarvi del contrario. Oggi parliamo della cucina italiana come vista in Cina. Innanzitutto non conosco tantissimi piatti italiani, diciamo conosco pochi, però apprezzo moltissimo spaghetti al succo di ragù. Lo apprezzo spaghetti perché la pasta non è durissima, è morbida, a me piace. E poi il ragù perché c'è carne di manzo che dà quello gusto forte e poi c'è la verdura che spezza il gusto e poi il succo di pomodoro, diciamo. Il mio piatto preferito della cucina italiana, te ne dico vari perché ho l'imbarazzo della scelta, la pizza napoletana, risotti, qualsiasi tipo di risotto mi piace, panzerotti fritti, madonna, adoro, poi moscardini con la polenta. Il mio piatto italiano preferito è i pici a ragù di cignare, perché i pici è una pasta lunga toscana che mi ricordano più i noodles cinese che il mio piatto cinese preferito. Allora, io ti direi Sua Maestà Carbonara, però raga, non mi dite parole come parmigiano, pancetta o olio, per favore. Io amo la cucina italiana e mi piacciono quasi tutti i piatti italiani, ma se devo proprio dire quali sono i miei piatti italiani preferiti, direi che sono gli spaghetti allo scoglio. Per chi non si è ancora iscritto al mio canale, vi chiedo il piacere magari di iscrivervi per poter sempre ricevere le nuove notifiche relative ai miei video. Andiamo intanto con il cibo italiano più famoso al mondo, la pizza. La pizza è molto conosciuta in Cina, non solo, è anche uno del cibo più amato dai cinesi. Fare, diciamo, una cena con gli amici, una serata di pizza è qualcosa quasi di lusso, perché in Cina mangiare una pizza non è così economica come qua in Italia, ma costa un po' di più rispetto a un pasto cinese normale. Quindi andare in una pizzeria è come se fosse andare a un ristorante formale per i cinesi. Però la pizza in Cina com'è? Secondo me è molto più, come posso dire, influenzato da una pizza americana. Quindi la pizza italiana è arrivata in America e poi è arrivata anche in Cina. Infatti la catena della pizzeria più famosa in Cina è Pizza Hut, che è proprio una catena americana dove fanno le pizze più di stile americana. Come ingredienti, magari nelle pizze italiane non è mai possibile trovare, là è possibile, quindi anche in Cina ci sono queste pizze. Poi sono anche molto amate dalle persone. Ad esempio la pizza ananas è una della pizza, diciamo, più ordinata in Cina. E negli ultimi anni non solo la pizza con ananas e anche un'altra pizza sta, diciamo, prendendo la posizione, sta salendo, diciamo, di classifica, che è la pizza con durian. Anche questa è una pizza molto molto amata dai giovani. Non solo, la pizza può essere anche dolce, perché diciamo che queste pizze con durian o con ananas tante volte possono essere dolce e salato, quindi solo la frutta è dolce, ma si può aggiungere anche vicino prosciutto. Diciamo la base è ancora salato, però ultimamente stanno trasformando anche la base quasi in un concetto più simile al dolce, quindi ci sono anche queste versioni qua. Arrivando in Cina comunque la pizza subisce anche delle variazioni cinesi. Questa è un'esperienza da mio marito, che lui aveva vissuto un paio di anni a Pechino e lì nelle pizzerie aveva avuto esperienza anche di assaggiare una pizza con degli piatti cinesi. Ad esempio la pizza al sfilacetto pechinese. Sfilacetto pechinese è un piatto super pechinese, si capisce subito dal nome. Praticamente la base è sempre quella della pizza, ma sopra, al posto di mettere formaggio, magari prosciutto, salame e quant'altro, mettono gli sfilaceti pechinesi. Quindi è una unione tra cucina cinese e italiana. La pizza napoletana, quella semplice, margherita, stanno arrivando in Cina solo negli ultimi anni, perché adesso la gente viaggia di più, va più fuori, quindi nota più differenze
e cominciano a distinguere anche una pizza visitata da quella pizza originaria dalla parte di Wenzhou, Shanghai. Ormai ci sono anche dei chef, dei pizzaioli proprio veri italiani che sono immigrati da Italia. Ho anche degli amici, diciamo, cinesi che stanno investendo proprio sulla ristorazione in Cina, e loro, diciamo, pagano un chef italiano facendogli visto, permesso di soggiorno, qualsiasi cosa, per proprio chiedergli di spostare a lavorare in Cina. Quindi negli ultimi anni, non preoccupatevi, la vera pizza sta arrivando anche in Cina. Questo vi permette di avere più scelta, quindi chi piace più, diciamo, magari la pizza versione americana, ci sono tanti posti, tante catene, e un po' sta arrivando anche la vera pizza italiana. Un'altra categoria di cibo italiano molto famoso è la pasta italiana. Però pasta italiana per i cinesi hanno, credo, principalmente solo due forme: le penne e gli spaghetti. Solo quando sono venuta in Italia ho scoperto che in realtà ci sono tantissimi tipi di pasta italiana. Posso considerare strana tutta la pasta che non consumo a casa, quindi fuorché penne e fusilli. In realtà mi sembrano tutti uguali, però dicono di no. Tagliatelle, tagliolini, fusilli, poi maccheroni. Quindi i piatti sono abbastanza semplici, a parte gli spaghetti al ragù, al pomodoro, che sono i due più conosciuti. Conosciamo anche le penne. Le penne spesso viene fatto con tanta panna. Anche questo credo che sia dovuto, diciamo, un po' all'influenza della cucina occidentale americana. La terza macro categoria del cibo italiano sicuramente è il caffè. Il caffè per i cinesi è inteso molto di più come se fosse una bibite, una bevanda. Quindi non è, diciamo, come qua che si prende, diciamo, il caffè alla mattina, tipo il cappuccino, oppure si prende, diciamo, dopo il pasto. In Cina la cultura del caffè lo puoi prendere quando vuoi, è più come se fosse una bevanda che ti accompagna a mangiare. Non stupite, anche mentre si consuma il pranzo, magari ti chiede di portargli un cappuccino, perché per noi è una bevanda da accompagnare al pasto. Infatti il caffè che si fa in Cina non è tante volte l'espresso italiano, tante volte è un caffè americano, quindi meno denso, magari molto più diluito, e si preparano questi diciamo bicchieri grandi da portare anche a mano. Tu esci di mattina, di pomeriggio, di sera, se vuoi puoi passare da una caffetteria, che non sono neanche le caffetterie come qua in Italia, sono tipo Starbucks, poi ci sono anche tanti altri marchi tipo Caffè Costa, ci sono un sacco di catene che fanno questi caffè che tu lo puoi bere mentre camminando, mentre fai shopping, mentre stai mangiando, oppure ti puoi prendere anche un caffè e stare seduto dentro in questa caffetteria tutto il pomeriggio a lavorarci al computer, leggere un libro, come se fosse una bevanda che ti accompagna a passare il tempo, ecco. Infatti ho avuto l'esperienza che quando, ormai io sono in Italia da quasi 20 anni, e quando avevo accompagnato i miei zii che vengono in Italia per le prime volte, un giorno li accompagno, ci sediamo al caffè, ci sediamo al bar, lui mi chiede di prendergli per lui un caffè, allora ordino al barista un caffè, arriva questo caffè espresso, che per lui era la prima volta, lo beve e poi mi fa: ma così poco? Riempimi un'altra tazza. Il barista era rimasto scioccato, perché comunque espresso è abbastanza forte, no? Cioè, noi siamo abituati in Cina a bere caffè americano che dopo una tazza magari tu puoi riempire ancora e continuare a bere fin quando vuoi, no? Perché è più come se fosse una bibite. Per me i nomi strani della pasta sono tipo gli spaghetti alla... Chiedo, perché questo nome? Forse questa ricetta è stata imitata dalla gente che fa questo mestiere? E penne all'arrabbiata. Chiedo, perché bisogna arrabbiarsi? Perché quando si mangia questa pasta bisogna arrabbiarsi? O forse il piccante stuzzica la gente e fa la gente diventare più nervosa? È interessante. Forse è la bistecca di cavallo, però non credo che si mangia bistecca di cavallo da grande parte d'Italia.
Ho visto solo una volta quando sono stata in viaggio in nord. Poi ci sono delle cose che invece i cinesi fanno un po' fatica ad apprezzare, sono i formaggi. Noi cinesi non siamo molto abituati a mangiare, a consumare i latticini, quindi che sia latte, che sia panna, che sia formaggio, non viene molto apprezzato, diciamo, nel mondo cinese. Ecco, tipo anche mio marito che è qua almeno da 10 anni non riesce ancora a mangiare il formaggio. L'unico formaggio che riesce a mangiare è quella della pizza. Beh, insieme alla pizza non è che ti concentri sul formaggio, mangi la pizza e quindi lo mangia. Però del resto non riesce a mangiare quasi nessun tipo di formaggio. Per lui hanno un odore particolare e ha un gusto per lui difficile da accettare. Poi anche per, diciamo, questa è una cosa più legata al nostro fisico. La maggior parte dei cinesi sono intolleranti dal latte, quindi non riusciamo proprio a consumare tanti latticini. È per questo che noi nella nostra cultura noi mangiamo il tofu, deriva dalla soia per sostituire proprio ai latticini. I piatti più amati italiani dei cinesi sono tantissimi. Diciamo, di solito un gruppo cinese viene in Italia, fa la visita di tutte le città e poi si rientra. E in base a dove vanno hanno, diciamo, dei piatti must da assaggiare, quindi sicuramente gli spaghetti a nero di seppe di Venezia, che è famosissimo, tagliatelle al ragù, sicuramente molto famoso. E poi una cosa molto famosa tra i cinesi, forse anche più della tagliata fiorentina, un piatto tipico di Firenze che chi passa per Firenze lo vuole assolutamente mangiare, è il lampredotto, si dice lampredotto, che in cinese viene chiamato Niu Tu Pao. Un altro cibo italiano molto famoso in Cina è il gelato. Pensa, i cinesi conoscono pochissime parole italiane, tra cui pizza, la pasta. La terza parola dell'italiano che forse conoscono tutti i cinesi è proprio il gelato. In Cina, se una gelateria si vanta di essere una gelateria artigianale italiana, può salire anche, diciamo, tanto di prezzo. Infatti quando torno in Cina vedo un sacco di marchi che dicono che si autodichiarano come un marchio italiano artigianale, ma in Italia io non l'ho mai visto. Ecco, quindi diciamo che il gelato italiano per i cinesi hanno un ruolo molto molto elevato, considerato cibo molto di qualità. Quindi anche il gelato, quando vengono in Italia, sicuramente è un must da assaggiare. La torta a mimosa. Il dolce classico italiano, cioè il tiramisù. Assolutamente il tiramisù è il mio preferito. E da gran passionale romano ti direi il maritozzo, però non esagerare con il maritozzo, ma tanta roba. Ecco, spero che sia stato un argomento interessante anche per voi. Se ci sono delle cose che magari non l'ho detto oppure non ho, diciamo, elencato, lasciatemi pure un commento. Volentieri vorrei sapere anche il vostro parere, se c'è qualcosa che volete dirmi. Ci vediamo ogni venerdì sul mio canale di Ricette Cinesi di Rui. Ciao!